Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, il modello in scala 1/4, l'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 23. Andiamo subito a vedere quello che è contenuto all'interno del fascicolo e passiamo al montaggio. Ma per chi fosse interessato a leggere i contenuti oltre che anche a guardare le immagini, potrà andare a vedere il video unboxing. Prima di tutto ringrazio i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti con tutto il mio cuore, e alle persone che non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Questo è quello che troviamo, tutto in plastica, tubo rigido, quello che dal blocco motore, questo, non ce lo fanno ancora montare, va bene, lo vedremo dopo. Comunque abbiamo questo tubo rigido, abbiamo questo che permetterà poi gli innesti ai tubi, l'innesto dei tubi, abbiamo il filtro dell'olio, il tubicino in gomma è questo, che è la piastra di copertura. Ci servirà questo, che avevamo montato nelle uscite precedenti, la 15, ok? La guarnizione, dove abbiamo questa pellicola protettiva dove sotto abbiamo l'adesivo, questo che abbiamo montato nell'uscita precedente, ricordate? I 4 bulloni neri. E vi faccio anche vedere un'altra cosa, guardate il collante che avevo mescolato 10 minuti fa, guardate, sta ancora diventando più duro ovviamente finché poi non lo muoverò più. Scusatemi. Bene, poi troviamo anche che cosa, basta così, andiamo allora a fare il primo passaggio, troviamo anche, no, le viti qua non ci sono, andiamo a fare il primo passaggio, quindi prendiamo questo, lo posizioniamo sopra, lo proviamo, stavo guardando una cosa un attimo perché a me sembra che metterlo da una parte all'altra non cambi nulla, ma se lo guardo così vedo che questo taglio, vedete anche voi, è in obliquo verso sinistra e questo invece è diritto. Vedete? Un attimo che controllo. È un errore di stampa della guarnizione, non vi preoccupate, metterlo così o metterlo così non fa alcuna differenza perché il risultato che abbiamo all'esterno è lo stesso in tutte e due le posizioni della guarnizione. Bene, rimuovo la pellicola protettiva, fate prima centrare i fori,
cercate di distribuirla bene, senza schiacciare subito. Dovete guardarla mentre la mettete anche da quest'altra parte, che esca correttamente tanto di qua quanto tutto lungo il perimetro, ok? Allora, facciamo le nostre prove. Vi ho già detto che è uguale da una parte all'altra, però fate le prove. Proviamo a metterla di qua, perché mi usciva di più fuori da questo lato. Vediamo se mi fa la stessa cosa. È importante metterla correttamente. Che tra l'altro il collante non serve assolutamente a nulla. Potevano farla anche senza l'adesivo, perché una volta che viene chiusa nel blocco, qua nel monoblocco, non si muove più. Ve lo garantisco. Ecco, così va bene, guardate, vi faccio vedere. Non schiacciatela al centro, altrimenti cosa fa lei? O si danneggia, o se non l'avete ancora attaccata lungo il perimetro, se la tira all'interno e non va bene. Quindi schiacciatela solo sui bordi, perché all'interno è vuota, non ve lo dimenticate, e poi la controllate da sopra. Ovviamente l'ho già controllata prima io, altrimenti non schiacciavo, vedete? Dovete vedere la guarnizione che esce appena appena fuori. E va benissimo così. Io poi mi sono creato con queste VTB già il filetto, con l'ausilio di un lubrificante. Qualsiasi lubrificante, anche se avete olio, va benissimo. Vado a rimuovermi le due viti. Perfetto. Poi prendo questo pezzo, come lo vedete, e attenzione perché potete montarlo sia così che così, ma solo questa è la posizione corretta. Dove abbiamo questo perno, dobbiamo avere questo pezzo qui, ok? Andiamo a mettere le viti. Centratelo da sotto. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario. Quando sentite il clac vuol dire che ha preso il dentino e potrete avvitare tranquillamente. Sentito? Guardate come gira il cacciavite. Non stringete tutto subito, mettiamo tutte le viti destinate per questa sessione di montaggio e per qualsiasi altra, controlliamo e poi stringiamo, non prima. Ecco, guardate qua per esempio, vi faccio vedere cosa è accaduto. Non so se si vede, vediamo. Qui si è tirata un po' indietro dentro la guarnizione, non va bene. Lo svito di nuovo e lo metto a posto e ci vediamo dopo, ok? Ecco qua, così va benissimo. Guardate che bello questo particolare della guarnizione nera in mezzo, bellissimo. Poi prendiamo questo e il tubicino e dobbiamo andarlo a inserire qui. Ma ricordatevi, come vi ho detto tante volte, lo fate entrare,
ok? Poi io mi faccio una bella mescolata di bicomponente, quindi prendo un componente, cambio lo stuzzicadenti perché se uso lo stesso nell'altro si indurisce. Invece vedete invece questi sono quelli, se avete seguito anche il montaggio precedente, che ho usato prima. Quindi faccio così. Non so se si sente in sottofondo il miagolio del mio fratellino, io lo chiamo così, è un gatto tigrato di poco più di 2 anni, arancione, che risponde al nome di Michelangelo, o meglio, non risponde se non miagolando. Ecco qua. Adesso non metto la colla sul perno, perché se la mettessi sul perno, quando vado a fare questo lavoro, la colla viene spinta tutta giù e mi fa il collarino che è orribile. Ma faccio così. Ecco. Appena all'interno vado a inserire il mio tubo nel perno dedicato e guardate. Non c'è alcuna colla intorno, avete visto? Bene, a questo punto abbiamo finito questo montaggio. Ecco qui. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita, la 23, e poi ci salutiamo. Questo, come sapete, è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto, Diego, che saluto. Ciao Diego. Ed è sicuramente un modellino meraviglioso. Cupolino. Gruppo marmitte. Tutto in metallo. Radiatori dell'olio e acqua, riprodotti in maniera maniacale, addirittura con il cordone qui delle finte saldature in alluminio.
Airbox con questa finitura che sembra carbonio. E questo davvero è tenuto insieme da queste che sono amovibili, guardate, come quello vero. Lo posso aprire o chiudere. Avrebbero potuto riprodurlo con un pezzo unico e invece hanno scelto questo che io trovo veramente meraviglioso. Questo che abbiamo appena montato. E un'altra ciliegina sulla torta. Guardate. Una moto vera in miniatura. Veramente qui la De Agostini si è superata, ha riprodotto queste canne degli ammortizzatori con l'esterno in metallo d'alluminio anodizzato e l'interno in metallo, non in alluminio, metallo più pesante. Bene ragazzi, il video termina qui. Mi auguro che non vi siate annoiati. Io vi ringrazio del vostro tempo. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. E mi raccomando, non mancate perché adesso vado a preparare l'uscita numero 24 e poi seguirà infine, per questa ultima consegna che ho ricevuto, la numero 25. Ciao, a dopo!